Ciao! Nel video di oggi vi mostrerò come montare la vostra GoPro Mission One Pro come dashcam. Sfortunatamente non ha una modalità dashcam, ma cercheremo di trovare una soluzione più tardi. Ma naturalmente potreste volerla installare semplicemente per registrare un video, non necessariamente un video da dashcam, solo un video che non deve essere in loop o qualcosa del genere, ma troveremo una soluzione più tardi. Per prima cosa parliamo del supporto. Se volete montarla, ci sono queste tre parti di cui avrete bisogno. Questa parte potete attaccarla con questo. Rimuovendo il nastro rosso potete attaccarlo ovunque, a dire il vero. Poi usate questa parte e fatela scorrere all'interno. Per farlo, rimuovete questo. Per prima cosa, rimuovete questa parte in gomma e ora potete farlo scorrere da qualsiasi lato, da questo o da quell'altro lato. Fatelo semplicemente scorrere finché non scatta, chiudetelo e poi potete montarci sopra la vostra dashcam, scusate, la vostra GoPro, in questo modo aprendo queste due alette e poi in un verso o nell'altro, non importa. Sta a voi decidere. Dovete inserirla semplicemente all'interno dello spazio tra questi piccoli dentini e subito dopo procedere con molta attenzione a inserire la vite di fissaggio. Deve entrare fino in fondo e poi sarete in grado di avvitarla. Più forte la avviterete, più sarà stabile e ora potete vedere che è lì e sta in piedi. Ora, come ho detto, cerchiamo di capire la registrazione della dashcam. Ciò che intendo con questo è la registrazione continua, quindi registra costantemente e sì, vi mostrerò cosa potete fare qui. E ora, per rimuoverlo da questo cursore, consiglio di farlo con attenzione perché mi sono fatto male prima quando l'ho provato per la prima volta. Rimuovete questa parte gommosa e ora non consiglio di stringere e spingere perché può farvi male alle dita. Quello che consiglio è di stringere e tirare con l'altra mano. E ora è stato rimosso in modo sicuro. Passiamo ora alla fotocamera per capire come registrare costantemente. E ora vi mostrerò alcune cose che farei io stesso se volessi configurarla come una vera dashcam. Quindi non è la cosa ideale, perché le dashcam, alcune altre action cam possono registrare come una dashcam, il che significa che registrano mezz'ora o diverse quantità, ma diciamo mezz'ora di filmato e poi sovrascrivono il filmato più vecchio di mezz'ora. Per quanto riguarda questa specifica funzione, ti basterà semplicemente premere il pulsante dedicato, così da poter salvare comodamente in un secondo momento tutto quello che è successo durante l'ultima mezz'ora di gioco. Quello che puoi fare è innanzitutto regolare alcune impostazioni per la nostra registrazione video e ti mostrerò alcune altre cose che puoi fare qui. Quindi, per prima cosa, impostiamola alla risoluzione più bassa. Non ha molta importanza. Se la stai usando come dashcam, allora non importa, ma ovviamente se vuoi registrare dei filmati veri e propri da pubblicare, magari, allora puoi impostare una risoluzione migliore, naturalmente. E ora, quello che consiglio è Hindsight. Quando la imposti, consiglio di impostarla a 30 secondi e ora ti mostrerò cosa fa. Quindi inizia a registrare il filmato. Possiamo vedere che non ho premuto il pulsante. Sta preregistrando. Sta preregistrando 30 secondi, il che significa che più tardi, dopo quei 30 secondi, sovrascriverà il filmato più vecchio di 30 secondi e poi, quando premerò il pulsante, salverà quegli ultimi 30 secondi e continuerà a registrare. Quindi puoi vedere che ha già registrato un po'. Quando ora premo, ho già 30 secondi e poi posso terminare il video. Quindi questo è il punto. Ora un'altra cosa che puoi vedere che lo rifà. Inizia
a registrare di nuovo i 30 secondi, quindi è utile. Se succede qualcosa, puoi immediatamente, tipo, hai 30 secondi per reagire e premere il pulsante per iniziare a registrarlo. Ora un'altra cosa è che puoi effettivamente abilitare il controllo vocale, ma io penso che in hindsight non si possa fare. Tipo, quando sei in Insight, penso che non puoi semplicemente aprire le impostazioni, quindi ecco il controllo vocale. Quando premo e tengo premuto su di esso, posso selezionare la lingua. Fantastico. Ma voglio andare al controllo vocale da qui perché penso che dovrebbe dirmi quali sono i comandi possibili. Sì. Mm. E ora, puoi fare GoPro Capture o GoPro Start Recording. Quindi ora non hai nemmeno bisogno di premere alcun pulsante. Solo nel... Se succede qualcosa, prima assicurati che Insight sia abilitato. Quindi selezionerò... quindi abilitiamo Insight, impostiamolo su 30 secondi o 15, ma consiglio 30. Ora puoi vedere che sta pre-registrando. Ora quando dici GoPro Capture inizierà a registrare e puoi vedere che è già a... È stato strano. È stato strano. Proviamo magari con GoPro Start Recording. Puoi vedere che è già a 12 secondi, quindi ora dovrei essere in grado di dire GoPro Stop Recording e finirai il video. Quindi è così che funziona. E spero che questo video sia stato utile. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi e ci vediamo al prossimo.